Bene, bentornati, buonasera cari amici, continuiamo a parlare della appassionante, anche se lunga e un po' complicata, storia della Polonia. Ricordate, nella scorsa lezione abbiamo trattato della Polonia all'interno della grande guerra del nord contro Carlo XII, re di Svezia. Gli svedesi stanno vincendo su tutti i fronti, hanno sconfitto la Russia, hanno sconfitto la Danimarca, hanno sconfitto e occupato progressivamente la stessa Polonia, dove il re Augusto II Wettin di Sassonia era stato sostituito da un re fantoccio della Svezia. Vi ricordate chi? Stanislao Leszczyński. Carlo XII di Svezia, non riuscendo ad avere la prevalenza definitiva nei confronti della Russia, la invade. Nel 1708 gli svedesi attraversano la Vistola, puntano su Mosca. È un'invasione vera e propria della Moscovia, del tutto analoga a quella che esattamente 100 anni dopo realizzerà Napoleone Bonaparte. L'esercito russo viene travolto dagli svedesi a Olouksin, ma in realtà gli svedesi non riescono ad arrivare a Mosca. Come sarà per Napoleone, il freddo intenso, ma anche la mancanza di cibo e di foraggio per i cavalli, la resistenza incontrata, il tremendo inverno russo spingono Carlo XII e gli svedesi a piegare verso sud, verso l'Ucraina, verso un territorio più caldo, dove Mazepa, ve lo ricordate, il capo dei cosacchi, Mazepa e i suoi cosacchi avevano abbandonato la Russia, avevano tradito ed erano passati dalla parte degli svedesi. Le forze di Leszczyński non parteciparono a questa campagna perché il re preferì migliorare le proprie posizioni in Polonia, impresa non facile perché, ve la ricordate, la confederazione di Sandomierz, pur in assenza di Augusto II, era padrona di gran parte dei territori. Józef Potocki, il voivoda di Kiev, capo dell'esercito di Leszczyński, attaccò e venne sconfitto a Koniecpol nella battaglia di Koniecpol. A questo punto Leszczyński intavolò trattative con la confederazione fedele ad Augusto II. In realtà i seguaci di Augusto cercavano solo di prendere tempo in attesa dell'arrivo dei russi. Infatti ben presto 3 reggimenti russi comandati da Inflant si avvicinarono alla Polonia. Leszczyński era braccato da 3 eserciti e, nonostante l'ordine di Carlo XII di venire in suo aiuto, si ritira al di là della Vistola. Dunque gli svedesi non ricevettero alcun aiuto dai polacchi fedeli a Leszczyński nella decisiva battaglia di Poltava. Infatti l'8 giugno 1709, come tutti sanno, gli svedesi furono gravemente sconfitti dai russi a Poltava, fortezza ucraina sul Dniepr che segnava il confine tra la Russia e l'impero ottomano. I soldati di Carlo XII furono tutti uccisi o catturati. Carlo XII, insieme al cosacco Mazepa, riesce avventurosamente a fuggire su una zattera attraversando il fiume Dniepr, che gli ucraini chiamano Dnipro, trovandosi così in territorio ottomano. Carlo XII restò in esilio, restò come rifugiato tra gli ottomani per diversi anni, ospite imbarazzante del sultano. Sono vicende di cui abbiamo parlato in altre video lezioni, ma che ripeto brevemente qui per facilitare la comprensione. Ovviamente però stiamo parlando della storia della Polonia, non della storia della Svezia. Dopo l'arrivo della notizia della sconfitta e della fuga di Carlo XII, Augusto II decise finalmente di ritornare in Polonia. Attraverso l'Ucraina
Polonia avanzano intanto le truppe russe. Le forze di Leszczyński vengono sconfitte. Stanislao Leszczyński si rifugia nella Pomerania svedese. Nell'agosto 1709 anche l'esercito sassone entra in Polonia. Augusto II si installa sul trono perso 3 anni prima con l'appoggio della Confederazione di Sandomierz, ma anche dei sostenitori di Leszczyński che per la maggior parte subito accettarono la nuova situazione. Vi ricordo che la Confederazione di Sandomierz aveva avuto una parte importante nella vittoria perché aveva impedito che le forze di Leszczyński si unissero a quelle svedesi a Poltava. Tuttavia la Russia, che si era improvvisamente rafforzata una volta venuta meno l'urgenza dell'alleanza, iniziò a trattare la Polonia come paese da sottomettere, come una sorta di stato vassallo, ciò che la Russia continuerà a fare lungo tutto il XVIII secolo senza che la più debole Polonia riesca a opporsi. Infatti Augusto II, nuovamente sul trono, non riuscì a riconquistare un'autonomia politica. La Russia si rifiutò di ritirare le sue truppe dalla riva destra del Dniepr e anzi inviò altre truppe in Polonia per interferire nei suoi affari interni. Il Consiglio generale della Confederazione di Sandomierz si riunì nel 1710 per sancire il ritorno di Augusto II come re, per rinnovare l'esercito, e prese anche alcune misure per bloccare l'ingerenza russa, ma non tutti in Polonia si comportavano come Augusto II e come la confederazione che lo appoggiava, la Confederazione di Sandomierz. L'eterna lotta dei nobili contro l'accentramento monarchico favorì l'ingerenza di Mosca. Dopo anni di guerra la Polonia era ormai alla rovina. Sul suo territorio bivaccavano russi, svedesi, sassoni che si mantenevano spesi in città e villaggi. In più vi fu un'epidemia di peste bubbonica tra il 1706 e il 1713 e numerose carestie anche, tra le più gravi quella del 1710 in Lituania e quella del 1714-1715 nella piccola Polonia. La popolazione in Polonia si ridusse da 10 milioni nel 1650 ad appena 6 milioni di abitanti nel 1715. Molti edifici erano distrutti, molti campi incolti, in intere aree del paese non abitava più nessuno, i contadini venivano sempre trattati come schiavi, le città erano incendiate, saccheggiate, sfruttate dai governatori. L'artigianato rurale era ai minimi storici e tranne che a Danzica il commercio ristagnava. Molte città si stavano ruralizzando e la classe media degradò. Anche le terre della nobiltà erano state devastate. Molti piccoli nobili rovinati si misero al seguito dei magnati, dei grandi nobili. Quindi la Szlachta, la piccola media nobiltà di cui abbiamo parlato tante volte, perse importanza come classe. Lo Stato polacco si va disintegrando. Le diete generali sono convocate solo nel 1701 e nel 1703 e poi non più. Si riunivano solo, come abbiamo visto, i consigli generali delle confederazioni. Gli etmani, i capi militari, iniziarono ad abusare del loro potere perché oltre a comandare eserciti iniziarono anche a controllare le finanze e a portare avanti una propria politica estera. Le entrate della corona erano misere, incapaci di metter su un esercito decente. Nel vuoto di potere iniziarono a comandare le diete provinciali, che autonomamente decidevano su tasse, esercito, politica interna ed estera, spesso sotto l'influenza di questa o di quell'altra fazione o sotto la pressione di militari polacchi o stranieri. La corruzione regnava dovunque. Per quanto la Szlachta si stesse rovinando, in maniera suicida essa continuò ad impedire ogni riforma dell'esercito e delle finanze, nonché impedì anche il rafforzamento del potere regio, come faceva da secoli in realtà. La Szlachta teneva molto alla sua libertà, senza rendersi conto che alla fine la libertà, a furia di favorire gli stranieri, si sarebbe rivelata schiavitù.
In questa situazione già tragica, all'interno della Szlachta si formò un cosiddetto movimento repubblicano teso a impedire la riforma dell'esercito e delle finanze e il rafforzamento del potere del re. I suoi capi erano il lituano Stanisław Škuka e il calvinista Stanisław Dunin-Karwicki. La restaurazione di Augusto II comunque portò a qualche riforma. Nel Consiglio generale di Varsavia fu approvato un esercito permanente di 36.000 uomini finanziato dai dazi doganali e di consumo. In realtà la Szlachta, che contava ancora sostenitori di Leszczyński e le diete provinciali, impedirono l'applicazione integrale di questa risoluzione. Nel frattempo i seguaci di Leszczyński furono ben contenti di sapere che Carlo XII di Svezia, ancora in esilio nell'impero ottomano, aveva convinto il sultano ad entrare in guerra contro Pietro, zar di Moscovia. In realtà gli ottomani vinsero questa guerra, ma si accontentarono di poco nei trattati di pace. Tuttavia questi eventi non ebbero alcuna ripercussione in Polonia. Vi ricordo che i dettagli della guerra del nord sono stati descritti sia nelle mie lezioni sulla storia della Svezia, sia nella playlist sulle guerre dell'equilibrio nel Settecento. Nel frattempo, nella Pomerania svedese, Augusto II aveva conquistato Stettino e Stralsund. Nel 1712 l'ennesima dieta si concluse senza grandi risultati in maniera di riforme. Dopo la vittoria di Poltava, Pietro I riempì la Polonia di truppe russe. La Polonia, più che un paese alleato, sembrava un paese sottomesso alla Moscovia. Pietro domina la politica della Polonia e cerca anche di addossare ad essa le spese militari. Peraltro Augusto II si dimostrò sottomesso a Pietro. Nel 1709 Augusto aveva firmato a Torun un accordo con Pietro per la continuazione della guerra contro la Svezia. Pietro il Grande procedette anche alla conquista della Livonia dalla Svezia. Attenzione, bisogna ricordare che in passato la Svezia aveva sottratto la Livonia alla Polonia, proprio alla Polonia, e tuttavia adesso la Livonia va alla Russia, non viene restituita alla Polonia, capite? Pur essendo la Polonia tra i vincitori della Grande Guerra del Nord contro la Svezia, la Polonia viene trattata da paese di serie B, da alleato di serie B. Alla Polonia non va alcun territorio e Pietro I tuttavia respinge la proposta prussiana di una spartizione della Polonia. In anticipo sui tempi era stata già progettata, pensate, era stata già pensata una spartizione della Polonia. Pietro I preferisce una Polonia indipendente ma debole e asservita. Tuttavia la Szlachta pian piano cambiò opinione ribellandosi all'egemonia zarista e anche ad Augusto II, considerato uno strumento di quest'ultima. Così riprese quota il partito di Leszczyński. Molti suoi partigiani erano in esilio, ma entro i confini polacchi si sviluppò un'organizzazione clandestina che faceva capo all'ex sovrano. Quando scoppiò la guerra russo-turca di cui abbiamo parlato, la Polonia non aiutò la Russia. Dopo la sconfitta, Pietro I acconsentì a ritirare le sue truppe dalla Polonia come volevano gli ottomani. Anche l'impero ottomano appoggiava Augusto II. Augusto II aveva in mente di rafforzare il potere regio e di garantire la successione al trono di suo figlio. Voleva abolire il liberum veto e conquistare la Slesia in modo da creare un confine diretto tra Sassonia e Polonia. In realtà soltanto una minoranza dei personaggi importanti in Polonia appoggiava questa ipotesi di riforma. Augusto II cercò anche l'appoggio estero, dicendosi persino disposto a cedere territori, ma né l'Austria né la Russia lo sostennero, non volendo aumentare il suo potere. Nel frattempo, nel 1713, le truppe della Sassonia entrarono in Polonia per stroncare il partito di Leszczyński. Augusto II cercò l'appoggio della Francia, che dopo il tramonto della Svezia aveva bisogno di nuovi alleati nell'area nordica. Infatti la Polonia firmò un trattato di amicizia con la Francia a Redzena
Rezena, si scrive così ma si legge Rezena, nel 1714, che prometteva l'appoggio della Francia al figlio di Augusto II nella successiva elezione del re di Polonia, ma tutto andò in fumo quando Carlo XII riuscì, dopo molti anni, a tornare dall'impero ottomano in Svezia e a riprendere la guerra. Danimarca, Polonia e Russia si mossero contro di lui. A questo punto si scoprì che Luigi XIV di Francia, tradendo l'accordo, appoggiava il re di Svezia. Come sappiamo, poco dopo Carlo XII morì e la Grande Guerra del Nord terminò con la fine dell'egemonia svedese e la perdita da parte della Svezia di tutti i territori sul Baltico. Nel frattempo l'avvicinamento tra Polonia e Francia venne visto come un complotto assolutistico e provocò la rivolta della Szlachta. Questa rivolta fu sedata, ma dietro la Szlachta vi era Pietro I, che voleva che le truppe sassoni abbandonassero la Polonia. Anche la Lituania si ribellò nel 1715. In molte province ci si rifiutò di pagare i contributi ai sassoni. La Szlachta riuscì a sconfiggere i sassoni a Rodogorz. La piccola Polonia si unì alla Szlachta contro i sassoni, tuttavia presto emerse la superiorità militare dei sassoni e il loro capo, Flemming, riuscì a sconfiggere più volte la confederazione dei ribelli. Tuttavia questi ultimi non si arresero. Alla fine del 1716 fu trovato un accordo tra la Confederazione di ribelli e Augusto II a Varsavia. Il trattato prevedeva che le truppe sassoni lasciassero la Polonia. Ad Augusto restò soltanto una guardia personale di 1200 uomini. I suoi progetti, i progetti di assolutismo, di accentramento del potere, furono accantonati. Questo accordo fu trovato con la mediazione della Russia, le cui truppe erano entrate nuovamente in Polonia. Altre clausole del trattato aumentavano i poteri del sovrano e riducevano quelli delle diete provinciali. L'esercito permanente fu aumentato a 24.000 uomini e per la prima volta i fondi per mantenerlo vennero trovati nelle imposte ordinarie. Molti iniziarono a sperare nell'eliminazione del liberum veto e in un Parlamento di tipo inglese dove si decidesse a maggioranza. Nella dieta del 1718 inoltre fu proposto un programma mercantilistico per la ripresa economica e un ridimensionamento dei privilegi della Chiesa, la quale avrebbe dovuto pagare più tasse e accettare la confisca di molti suoi beni. Augusto II però non riuscì a far approvare nessuna di queste riforme. Questo fu dovuto anche all'ingerenza russa, che si alleò con i governatori polacchi e lituani che erano ostili al cambiamento. Le truppe russe restarono in Polonia e andarono via solo nel 1719 a causa di una ribellione della Szlachta. I sospetti contro il re continuarono. La conversione del figlio di Augusto II al cattolicesimo e il suo matrimonio con una principessa asburgica furono interpretati come un tentativo di assolutismo. La dieta del 1718 venne sciolta senza risultati, come le tre successive. Nel 1720 Pietro I di Russia raggiunse a Potsdam un accordo con Federico Guglielmo di Prussia per garantire l'immutabilità della Costituzione polacca. Questo voleva dire che nessuna riforma poteva essere approvata senza il permesso delle potenze straniere e nessuna riforma fu mai approvata. La Polonia precipitò in un immobilismo destinato a durare fino al 1764. La Polonia così, nonostante avesse vinto la Grande Guerra del Nord, fu una delle vittime della Grande Guerra del Nord. La devastazione del territorio e la disintegrazione politica favorirono l'anarchia. La responsabilità, come abbiamo rimarcato in altre video lezioni, ricade sulla Szlachta e sui grandi magnati, incapaci di rinunciare ai propri privilegi per il bene comune. La responsabilità fu anche di Augusto II e dei suoi consiglieri, che non seppero compattare i polacchi. La responsabilità però fu anche di Carlo XII di Svezia, che, come abbiamo detto più volte,
seguendo i suoi piani irrealizzabili, finì per imporre sul trono della Polonia un fantoccio come Stanislao Leszczyński, che trovò scarso seguito tra i cittadini polacchi e favorì le divisioni. Carlo appoggiò fino all'ultimo Leszczyński, senza mai cercare un accordo con Augusto II. Fu il fallimento di Carlo XII e della Svezia che aprì la strada alla dominazione russa. La Polonia si riduce a una potenza di secondo ordine. Continueremo a parlare delle vicissitudini della Polonia nel Settecento fino alla sua scomparsa, fino alla triplice spartizione, quindi continuate a seguirmi, continueremo a parlare dell'agonia, del declino di quello che una volta era stato un grande impero, la Confederazione polacco-lituana. Vi ringrazio davvero, vi auguro tante buone cose, buona serata, arrivederci a tutti.